L'alternanza scuola-lavoro penso sia una cosa davvero importante. Ogni giorno hai a che fare comunque con le vetture, cerchi di curare tutti gli aspetti appunto della meccanica, capisci quello che fai e ti aiuta molto a imparare, insomma, a formarti. La cosa che a me colpisce di più è che la parte pratica la facciamo subito rispetto a scuola, che la teoria la facciamo, però la pratica non si sa quando si metterà in pratica quella lavorazione. Una delle cose fondamentali è il teamwork, il lavoro in gruppo, quindi noi ogni giorno, in 8 ore di lavoro tutti i giorni, lavoriamo con dei compagni diversi e grazie a questo abbiamo dei rapporti molto approfonditi. Avere a che fare con un lavoro ti rende molto più responsabile. La mattina ti senti in dovere, no, di venire in orario. Magari ci sono cose che durante il periodo della scuola puoi anche trascurare, cioè non puoi però lo fai, però nell'azienda ci pensi 2 volte, cerchi sempre di essere responsabile. Un esempio, adesso esco fuori, vado per andare a casa e comunque la divisa, quindi sei consapevole che quando la indossi appunto devi cercare di avere un certo comportamento. Devo rappresentare comunque la Lamborghini. Sono pochi quelli che hanno la possibilità di girare, diciamo, con una maglia, ma non una maglia comprata, una maglia che hanno solo chi lavora qua, quindi sicuramente comunque rende orgogliosi. Io ho sempre avuto la passione fin da bambina per il teatro e quando conseguì il diploma accademico di primo livello venni a conoscenza di un corso organizzato dal Teatro Comunale di Bologna per tecnici di allestimento scenico e decisi di provare a tentare la selezione, insomma. Ho scelto il reparto di attrezzeria perché credo che all'interno del teatro d'opera in particolare sia un reparto che ti dà l'opportunità di conoscere un allestimento in maniera completa. Costruisci, decori, dipingi e per me che sono una appassionata insomma di tutto ciò che riguarda la scenografia, la pittura, la decorazione, io credo di essere portata per questo tipo di lavoro e mi sono sentita realizzata, insomma. La mia esperienza è stata molto positiva perché abbiamo studiato con tutti i maestri del teatro, pianisti, abbiamo fatto delle masterclass con dei cantanti famosi, anche direttori d'orchestra che passavano dal teatro, studiavamo tutti i ruoli che erano per la nostra vocalità, che erano previsti nel cartellone del teatro. Se mancava un cantante facevamo la copertura dei ruoli e se c'era bisogno cantavamo anche noi. Il teatro l'anno scorso mi ha mandato in Corea a cantare Bohème e quindi ho fatto tanta esperienza. Quest'anno sto cantando già Rodolfo, che è un ruolo che ho studiato qui dentro l'anno scorso, quindi ho sfruttato insomma la cosa. Dal mio punto di vista sono molto contenta di come si è svolto, dei contenuti che ci hanno lasciato, della disponibilità delle persone con cui abbiamo avuto a che fare, soprattutto del loro aiuto. Da sempre sono stata appassionata di costume. Dal mio punto di vista il costume è il primo impatto che tu hai col personaggio. Molto spesso aiuta anche l'attore ad entrare in sintonia con la parte, con la scena. La cosa più bella è stare dietro le caposarte o comunque chi lavora lì da tanto tempo e stai là dietro a guardare cosa fanno, cosa puoi fare tu per dare una mano, come puoi essere utile tu. Sicuramente per me il teatro mi ha dato anche un perché ai miei studi, al perché voglio fare questo. Ci ha dato un senso a tutto quello che magari avevo soltanto letto o comunque immaginato
mi ha dato una nuova chance di vita. È quello che ho sempre sognato fare, è quello che voglio fare e spero è quello che farò nella mia vita. Io sono al terzo anno di un dottorato di ricerca, in particolare al Dipartimento di Informatica, Scienza e Ingegneria di Bologna e in particolare nel gruppo di intelligenza artificiale. Sono riuscita a partecipare a questo bando di dottorato ormai quasi 3 anni fa e ho vinto una borsa appunto finanziata dalla Regione Emilia-Romagna in cui posso lavorare nell'ambito di ricerca di sistemi energetici, quindi con la promozione di energia rinnovabile, come usare al meglio questa energia rinnovabile, come calcolare con sistemi predittivi anche l'incertezza di questa energia rinnovabile che dipende da tante cose, condizioni del tempo. Quindi diciamo, per fare un esempio un pochino più pratico, ad esempio questo. Io facendo anche il dottorato e non essendo andata a lavorare magari subito in un'azienda, ho avuto la possibilità di partecipare a conferenze molto grandi all'interno dell'intelligenza artificiale, sono riuscita a vedere seminari di persone molto importanti nell'ambito dell'intelligenza artificiale, quindi questo permette sia una crescita personale dello studente che sta intraprendendo il percorso di dottorato, sia anche la possibilità di crescere, di capire nuove cose e di avere contatti sia con aziende sia con gruppi di ricerca. Nel 2011 ero socio e amministratore di una società di trasporti. A un certo punto ho capito che quello che stavo facendo non mi soddisfava più, sentivo il bisogno di un cambiamento. Ho cominciato a pensare a chi ero. La suggestione che ho sempre avuto per la meccanica in qualche maniera mi si è riaccesa guardando la pubblicità di questo corso, in particolare disegnatore meccanico. Ecco. Capire che ci può essere differenza, una grande differenza tra quello che siamo e quello che potremmo diventare, e questa è stata un po' la molla che mi ha spinto a cercare di rientrare all'interno del mercato del lavoro partecipando comunque a un corso formativo. Il corso ha dimostrato comunque di essere valido, cioè tenuto comunque da docenti molto esperti, sicuramente aveva, come dire, tutte le caratteristiche per poi portarmi a rientrare nel mercato del lavoro, come effettivamente è successo. Fare un'esperienza ripartendo da zero è un qualche cosa che dà adrenalina, cioè rimanere a così stretto contatto con dei giovani di 20 anni in qualche maniera mi ha ringiovanito. È un'esperienza forte ma gratificante. Nella mia vita ho fatto diversi tipi di lavoro, da tutto, da lavorare in campagna a commessa di un negozio, e dopodiché a quasi 37 anni mi sono trovata disoccupata. A quel punto lì cosa faccio? È venuta l'occasione di un amico che mi ha detto di questi corsi presso la Manifattura Berluti e ho fatto domanda. Non avevo mai fatto studi d'arte, non avevo predisposizioni al disegno e non avevo nessun tipo di conoscenza dei colori, cosa che invece in questo nostro lavoro è molto importante. Però mi sono buttata, ho detto provo. Praticamente ho riscoperto quella parte di me che non conoscevo. Mi è piaciuto tantissimo e niente, me ne sono innamorata proprio profondamente. È stata una scoperta molto bella per me perché mi ritenevo non in grado di poterlo fare. Dopodiché invece ho fatto la selezione, sono stata assunta con grande sorpresa e grande gioia e niente, sono quasi 6 anni che sono qua. Ho avuto l'opportunità di fare la tutor, quindi a mia volta insegnare ai ragazzi ad approcciarsi a questo nuovo lavoro. È stato molto bello perché alla fine molti di loro mi hanno detto che si vedeva molto la mia passione per il lavoro. Poi è quello che volevo trasmettere a loro, ecco, alla fine sì, di crederci, anche loro.
Inizialmente Berruti non sapevo esattamente cosa fosse, sono onesto. Io stavo cercando un lavoro principalmente e ho trovato questa opportunità con questo corso di formazione. E entrando poi ho scoperto un mondo nuovo dove tuttora mi trovo molto bene, quindi pian piano nel mio percorso ho capito che questo era quello che volevo fare e voglio continuare a crescere dentro questa azienda. Abbiamo bisogno di elasticità mentale, volontà e determinazione, e l'importante è che la Regione continui a investire su corsi di formazione affinché la gente possa continuare a mettersi in gioco. E una volta che una persona capisce che può mettersi in gioco ed essere migliore della persona che era il giorno prima, uno penso che possa fare tutto e superare qualsiasi avversità della vita. Sta a te. Ti lanci e poi sta a te. Emilia Romagna. Facciamo la differenza.